Oggi parliamo dei sofisti minori, e cioè la seconda generazione di sofisti, e che termineranno il nostro percorso all'interno della sofistica. I sofisti minori sono la via di mezzo, perché poi vi sarà un'altra sofistica, quella che prenderà il nome di la sofistica corrotta, la sofistica degli meri eristi, cioè di coloro che abbatteranno ogni idea di virtù, di legge. Ma già in questa fase vediamo una repentina involuzione della sofistica, molto dannosa. Analizzeremo 3 figure. Prodico Diceo è la prima figura ed è molto interessante perché Prodico Diceo è stato maestro di Socrate, questo ci dicono le fonti, e probabilmente lo ha anche influenzato in maniera profonda. Prodico Diceo pone l'attenzione della sua filosofia su un'arte specifica che oggi non conosciamo più, la sinonimica, e cioè l'idea che conoscendo le diverse sfumature di significato, conoscendo i diversi valori che le parole possono assumere all'interno del discorso, c'era la credenza, tuttora ancora valida, che si potesse pilotare il discorso e quindi potremmo dire l'interlocutore poteva direzionare il colloquio, il discorso col proprio soggetto a seconda del significato e delle sfaccettature che venivano di volta in volta attribuite alle parole nella frase, nel discorso. La sinonimica quindi diventa proprio un'arte, ci si deve specializzare, si deve studiare questo metodo argomentativo. E Prodico Diceo è l'iniziatore di questa approfondimento della sofistica, perché noi abbiamo visto che la parola ha un ruolo fondamentale all'interno dei sofisti. Protagora sosteneva che tutto fosse relativo, Gorgia sosteneva in maniera nichilistica che non vi fosse alcuna verità, e quindi significava che tutta la verità, tutta la potenza di un discorso si basava sulla intelligenza di chi parlava, dell'oratore, e se l'oratore era abbastanza abile poteva arrivare a qualsiasi risultato, poteva arrivare, come oggi immaginiamo la figura dell'avvocato, un bravo avvocato può arrivare a far scarcerare un colpevole. E quindi veniva ridotto tutto alla dimensione della parola. La parola era al centro di tutto, la verità era stata scalzata ed era stato dato rilievo invece alla parola. La parola era fondamentale. E quindi tutta la vita dell'uomo non si basa tutta la vita del filosofo non si basa sulla ricerca di una verità, ma sulla ricerca delle parole giuste per ottenere ciò che si vuole. Il mondo del sofista è un mondo utilitarista, cioè che vede solo il proprio utile. Addirittura Prodico Diceo arriva all'estremizzazione suprema, cioè arriva a sostenere che anche il Dio, la divinità, così come la pensa l'uomo, non è altro che la figura di un utilitarismo sfrenato, cioè i fisici, cioè i primi filosofi, ricordiamo Talete, Anassimandro, Anassimene, che avevano posto al centro l'acqua, il fuoco, l'aria, non avevano posto altro che ciò che loro ritenevano la cosa più utile per l'uomo e per la vita e per la sopravvivenza. Quindi anche Dio, in verità, non è che una costruzione umana basata sul proprio utile, sul proprio interesse personale. Ma Prodico Diceo non si è ancora confrontato con i 2 pensatori che tratteremo adesso e che sono coloro che inaugureranno definitivamente la sofistica dello scetticismo, del relativismo più sfrontato, che oggi chiameremo col termine di progressista, cioè che sradica tutti i valori su cui si basava il sapere dell'epoca, Ippia e Antifonte. Questi 2 pensatori vengono considerati come la corrente naturalistica all'interno della sofistica. Ippia innanzitutto dismette tutta questa importanza che veniva data alla parola. Per Ippia non è importante che il sofista sappia parlare, sappia abbindolare l'altra persona, e questo è il punto positivo di Ippia. Ma sosteneva anche che l'uomo non ha bisogno dello Stato, non ha bisogno di una legge, che in greco antico significa, si dice col termine nomos, ma che possa provvedere a se stesso. E in virtù di questo deve dedicarsi all'arte della poliumatia o poliumazia, cioè del sapere sconfinato, del sapere senza limiti. L'uomo deve essere un vaso
in cui convoglia tutto il sapere, non solo il sapere teoretico, cioè il sapere dei libri, ma il sapere pratico. E questo deve fare, dice Hippia, perché il sapiente deve tornare a un contatto con la natura. Ecco perché corrente naturalistica. Cioè la legge di natura è l'unica legge buona. La legge dell'uomo è una legge falsa, costrittiva, che vincola l'uomo e potremmo dire ne annulla il suo aspetto più intimo, più naturale. E quindi l'uomo deve vivere come un nucleo isolato, totalmente autoreferenziale, totalmente indipendente dalla società. E questo era l'obiettivo che si proponeva Hippia, di distruggere, potremmo dire, la comunità dell'uomo come io che dipendo da te e te che dipendi da me, io che ti offro un servizio e tu che me ne offri un altro, ma proprio per creare questa idea di un uomo totalmente autosufficiente, che ha le conoscenze da sé per sopravvivere. Antifonte è l'estremo invece, è l'estrema radicalizzazione del discorso di Hippia, perché partendo da Hippia Antifonte dirà non basta questo. L'uomo anzi deve distruggere attivamente la società in cui vive, e questo come lo fa? Tutte le volte, in maniera utilitaristica sempre, che l'uomo ha la possibilità di infrangere una legge, avendo la possibilità di rimanere impunito, quindi di non scontare la pena, Antifonte dice che l'uomo deve infrangere quella legge per spronare e per sottolineare l'importanza che l'unica legge che l'uomo debba rispettare è la legge di natura, la legge che viene imposta dalla società, che viene imposta dallo Stato o dalla città di origine non ha alcuna valenza, non ha nessun potere, anzi è un potere che imprigiona l'uomo, secondo Antifonte. E quindi vediamo come si va radicalizzando il discorso dei sofisti e come anche Platone, Socrate prenderanno paura nei confronti di questo pensiero, perché questa non è la massima radicalizzazione. Platone ci descriverà nelle sue opere, soprattutto all'interno della Repubblica, i sofisti della terza generazione, che non solo ribadiranno i concetti che abbiamo stabilito, abbiamo detto oggi, ma li radicalizzeranno talmente tanto che arriveranno a dire che è giusto che l'uomo forte schiacci l'uomo debole, perché è la legge di natura. E quindi vediamo come l'intento di egualitarismo di questi due sofisti, Hippia e Antifonte, che volevano una società in cui gli uomini fossero tutti ugualmente indipendenti, arriverà a estreme conseguenze, arriverà a ribadire che l'uomo forte deve schiacciare l'uomo piccolo, come in natura il predatore caccia la preda e la schiaccia, la annienta. Questa è la parte conclusiva del nostro cammino, nel nostro viaggio di queste 3 lezioni all'interno della sofistica. Ovviamente ci sono ancora tanti personaggi che si potrebbero citare all'interno di questo movimento, ma direi di avervi delineato le linee base. Ovviamente commentate se avete dubbi, esprimetevi all'interno dei commenti, esprimetemi i vostri dubbi e risponderò a tutti. Noi ci vediamo alla prossima lezione. Grazie mille.